Questi sono alcuni dei piatti che ho ricevuto a casa e ho assaggiato per questa prova. Come ho spiegato nel primo video di questa serie, sto provando menù settimanali a domicilio, molto utili anche per chi vive in zone isolate, magari in un piccolo comune di montagna. Molti pensano che chi vive nei piccoli comuni, magari in montagna, mangia meglio di chi vive in città. Questo non è vero, perché quasi sempre nei piccoli comuni si hanno molte difficoltà a reperire vari alimenti e quindi si finisce per avere un'alimentazione monotona e squilibrata. Questa è una delle ragioni che mi hanno spinto ad analizzare diverse proposte di piatti pronti a domicilio. Se hai perso i video precedenti, guardali, trovi il link nella descrizione qui sotto. In questo video ti parlo di Doc Foodie. Questa azienda, come si può vedere dal sito molto completo, prepara piani alimentari per star bene suddivisi in 3 macro categorie. C'è il piano nutrizionale chiamato Salute, con menù specifici che contribuiscono a prevenire malattie cardiovascolari, diabete e per chi soffre di intestino irritabile. Poi c'è il piano nutrizionale Dimagrante, con diete ipocaloriche, alternanti e veg. Infine c'è il piano nutrizionale Lifestyle per chi non ha particolari esigenze e vuole mangiare in modo sano ed equilibrato. Io ho provato i piatti di questa categoria. Tutti i piatti sono validati da un responsabile scientifico che si occupa di dietetica e nutrizione. A differenza di quello che avviene per altri produttori di menù settimanali, i prodotti Doc Foodie vengono preparati in un laboratorio interno con ingredienti di alta qualità e con particolare cura nelle ricette. Questi sono i principali punti di forza della proposta Doc Foodie. Vediamo come sono articolati e come si scelgono i menù. A una prima occhiata può sembrare difficile capire come orientarsi tra le diverse combinazioni di menù e piatti. Il sito www.docfoodie.com è molto articolato, comprende schede complete per ogni piatto e anche un blog con molte informazioni utili. In realtà la scelta non è complessa. Dopo aver individuato il piano nutrizionale che ti interessa, in questo caso dimagrante, puoi scegliere tra la dieta ipocalorica, alternante o veg, ciascuna delle quali contiene diversi menù che puoi anche personalizzare. Ogni menù dei piani nutrizionali Dimagrante e Salute è composto da 6 pranzi e 6 cene. Se scegli invece il piano nutrizionale Lifestyle, come ho fatto io, hai la possibilità di scegliere pranzi o cene dietetiche, oppure ovviamente entrambe. Il pacchetto pranzo è composto da 10 piatti, mentre il pacchetto cena è composto da 5 piatti, tutti personalizzabili. I prezzi cambiano in base al tipo di dieta che scegli e oscillano tra 139 euro per 12 pasti delle diete ipocaloriche e veg e 159 euro della dieta FODMAP, che è quella per chi ha problemi intestinali. Le proposte del piano nutrizionale Lifestyle costano invece 95 euro per il pacchetto da 12 pranzi e lo stesso prezzo per il pacchetto da 5 cene. Ovviamente più compri e più risparmi. Ad esempio, se compri 2 menù del piano Lifestyle, quindi magari 10 pranzi e 5 cene, risparmi 25 euro. Se compri 3 menù lo sconto è di 55 euro, mentre se ne compri 4 hai 80 euro di sconto. Considerando che la conservabilità di tutti i prodotti è di almeno 30 giorni, è chiaro che conviene comprare più menù per ogni ordine. Secondo me, considerando la globalità della proposta e la qualità dei piatti che ho assaggiato e che tra poco ti faccio vedere, i prezzi sono adeguati. Prima di proseguire ti invito a mettere un mi piace a questo video e a condividerlo. E per non perdere i prossimi, iscriviti al canale Rurale Digitale. Certamente stiamo parlando di menù settimanali di fascia alta, ma considerando tutti i benefici che questo tipo di prodotti possono offrire, non si possono pretendere prezzi da discount. A proposito, se hai perso il primo video dove analizzo questi aspetti, guardalo, il link è nella descrizione di questo video. Questi sono 2 esempi di piatti dog foodie che ho assaggiato per questa prova. Se venissero impiattati in modo un po' fighetto e proposti in un ristorante di medio livello, pensi forse che costerebbero meno di 15 euro? I prodotti vengono spediti in tutta Italia tramite corrieri refrigerati e vanno conservati in frigorifero. L'imballaggio è ben curato, così come le confezioni dei pasti che indicano chiaramente anche se si tratta di un primo o di un secondo. Il primo piatto che ho assaggiato sono questi fusilli alla siciliana con pasta integrale e sgombro.
Il peso totale è 250 grammi e la quantità di sgombri mi sembra generosa. Quindi per me un pasto sicuramente completo, visto che solitamente se mi cucino personalmente gli spaghetti ne preparo al massimo 100 grammi. Qualche minuto di microonde e il piatto è pronto. Ho aggiunto solo un filo d'olio e devo dire che mi ha soddisfatto molto. Gli ingredienti sono equilibrati e il sapore ottimo. Questo è un secondo piatto che, guardando attraverso la finestrella della confezione, non mi aveva entusiasmato molto. Sembravano polpette scondite. Sono dei mini burger con fagioli all'uccelletto che, una volta amalgamato tutto il contenuto della confezione, diventano un piatto gustosissimo e saziante che ho spazzolato in un attimo. Quindi mai fidarsi delle apparenze. Riso basmati alla cantonese. Aspetto invitante, ci sono delle mazzancolle belle grosse. Visto così sembra poco, ma sono 250 grammi, più che sufficienti per saziare. E non è certo il classico riso alla cantonese dei ristoranti cinesi. Ultima mazzancolla e fine. Lasagna, pesto e formaggi, con pasta integrale, pesto e taleggio. È buona, anche se personalmente avrei messo più pesto e formaggio, tanto più che abito a poca distanza dalla Valtaleggio, storica zona di produzione del taleggio DOP, quindi mi aspettavo di sentirne maggiormente il sapore. Però bisogna anche considerare che sono piatti dietetici e quindi non possono grondare condimenti. Quindi valutazione più che soddisfacente. Questo è un secondo piatto, tagliata di pollo con piselli. Aspetto bello e profumo invitante. La carne è saporita al punto giusto e non è asciutta. Anche i piselli sono ottimi. Promosso a pieni voti. Spaghetti integrali al ragù di tacchino. E cosa ci vuole a preparare un piatto di spaghetti? Mi sembra di sentire i soliti fenomeni da Facebook. Beh, ci vogliono tempo e anche ingredienti, cose che spesso mancano a chi lavora, oppure a chi vive solo e non può mettersi a cucinare un pentolone di ragù come una massaia dell'Ottocento. Buoni e gustosi. Anche questo piatto, guardando la finestrella della confezione, mi ha lasciato un po' perplesso. L'etichetta diceva branzino al vapore e caponata, ma sembrava una palla di pasta o qualcosa del genere. In realtà si trattava proprio di un ottimo branzino che era ripiegato su se stesso nella confezione, con una caponata dal sapore delicato che non soverchia quello del pesce. Veramente ottimo. Questi sono altri due piatti a base di riso. Il primo è un riso venere, tonno e piselli, mentre il secondo è con gamberi e zucchine. Buoni entrambi, anche se nel primo non ci sarebbe stato male un po' più di tonno e avrei preferito il secondo un po' meno cotto. Questa è un'orata con caponata. Succolenta e gustosissima. Poco da invidiare a un buon piatto di una trattoria in un porto vecchio. Tra i 15 piatti che ho assaggiato c'erano anche degli ottimi fusilli alla norma vegana. Questo tacchino brasato con cannellini che, nonostante l'aspetto un po' da ospedale, era molto buono. Anche questo couscous con gamberetti era buono, ma sarebbe bastato aggiungere un condimento separato con verdure per renderlo molto migliore. Ad essere sincero, quando ho deciso di provare i menù settimanali di vari produttori, ero un po' titubante nei confronti di Dog Foodie perché il nome mi aveva fatto pensare a uno di quei venditori di prodotti con presunte proprietà miracolose. In realtà ho trovato molta serietà, disponibilità a rispondere alle mie domande e poi non posso che essere molto soddisfatto dei piatti che ho assaggiato. Ti
Ti consiglio sicuramente di provarli almeno una volta, così ti renderai conto personalmente che non sto esagerando. Non dimenticare un like, la condivisione di questo video e l'iscrizione al canale YouTube Rurale Digitale, così potrai vedere le altre prove che farò assaggiando menù settimanali di diversi produttori. Il prossimo video che ti consiglio è questo. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it.